Ciao a tutti! Oggi vi voglio spiegare come realizzare questo sottopiatto. Visto che molte di voi mi hanno chiesto di realizzare un sottopiatto utilizzando un solo gomitolo di Iggy, perché come faccio io, ci piace avere i sottopiatti sulla tavola tutti di colore diversi pur realizzandoli con lo stesso modello, ecco che appunto se si utilizza un gomitolo e un po' abbiamo un sacco di rimanenze di colori che poi non riusciamo magari a mettere insieme per realizzare qualche cos'altro, e allora ho accettato, diciamo così, la sfida e ho creato questo sottopiatto utilizzando un unico gomitolo di Iggy. Così, se avete 12 ospiti, per esempio a Pasqua, potete comprare 12 colori di Iggy e utilizzare un solo gomitolino per ogni sottopiatto, e così non ce ne sono di rimanenze. Bene, per tutte le tecniche che comunque vi spiego durante il video potete trovare qui sopra o nel box informazioni tutti i link a video dedicati, ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarlo. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo, che è l'Iggy di Tessiland nella colorazione sole. È formato dal 100% di cotone, in 50 grammi ci sono circa 125 metri e qui consiglia di lavorarlo con un uncinetto numero 2,5 o 3. Io per avere una tensione corretta devo utilizzare l'uncinetto numero 3, però come vi dico sempre dovete fare un campione e verificare con quale numero di uncinetto avete la tensione corretta. Inoltre ci servirà un ago da maglia, ma adesso iniziamo con le spiegazioni. Iniziamo facendo un cerchio magico e avviando 12 maglie alte. Se non sapete come si fa questo avvio, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Comunque è semplice, perché tengo il filo, avvolgo 2 dita, faccio, vedete, questa X, trattengo il filo, poi entro, pesco il filo e lo porto fuori. Io solitamente tolgo le dita, ma voi potete anche lavorare le prime catenelle con le dita all'interno, e a sostituzione della prima maglia alta faccio 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. A questo punto getto il filo sull'uncinetto, rientro nel cerchio, pesco il filo e faccio la mia maglia alta. Pesco, entro nel cerchio e faccio la mia seconda maglia alta e vado avanti così finché non ho avviato appunto tutte e 12 le maglie alte. A questo punto tiro il filo e chiudo, vedete, l'avvio in questo modo. Poi, per chiudere invece il giro, entro nella terza catenella e faccio una maglia bassissima. Nel secondo giro, come inizio, faccio 3 catenelle a sostituzione dell'ultima maglia alta. Perché l'ultima? Perché questa la conteggio proprio come ultima maglia. Alla fine del giro avrò questa come ultima. Infatti adesso cosa faccio? Getto il filo sull'uncinetto ed entro in questa primissima maglia di base e lavoro 2 maglie alte per ogni maglia di base sottostante. Vedete, poi rientro e ne lavoro un'altra. Quindi passo alla prossima maglia di base e lavoro 2 maglie alte, quindi 1 e 2, e vado avanti così fino alla fine del giro. Chiaramente alla fine del giro, appunto, una maglia ce l'ho già perché l'ho fatta all'inizio, ne dovrò fare soltanto un'altra. 22 e 23, perché appunto la 24esima ce l'abbiamo già, che è questa. Per chiudere il giro entro nella terza catenella e chiudo con una maglia bassissima. Nel terzo giro entro nello spazio delle 2 maglie alte, in questo modo faccio una maglia bassissima proprio per portarmi al centro delle 2 maglie alte. Ok,
Poi a sostituzione questa volta della prima maglia alta faccio le 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, e poi faccio una catenella e rientro con una maglia alta nel prossimo spazio. Quindi maglia alta, catenella, prossimo spazio, maglia alta e catenella, e vado avanti così fino alla fine del giro. Finito il giro ho un totale di 24 maglie alte e 24 catenelle e chiudo il giro con una maglia bassissima nella terza catenella dell'inizio. Nel quarto giro entro nel primo spazio, faccio una maglia bassissima, poi 3 catenelle, 1, 2, 3 a sostituzione della prima maglia alta, una catenella e poi entro nel prossimo spazio e lavoro una maglia alta e continuo catenella, maglia alta, e ho fatto 1, 2 e 3 maglie alte, catenella, e adesso nel prossimo spazio lavoro un aumento, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta, quindi entro, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, prossimo spazio, maglia alta, catenella 1, prossimo spazio, maglia alta, catenella 2, prossimo spazio, maglia alta, catenella e 3, quindi nel prossimo spazio aumento, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, e vado avanti così fino alla fine del giro. Quindi dopo aver fatto 30 maglie alte e 30 catenelle chiudo il giro nella terza catenella dell'inizio. Quindi ricapitolando, cosa ho fatto? Da adesso lavoro, come avete visto, sempre all'interno dello spazio e lavoro sempre maglia alta e catenella. Quindi per questa sequenza ho lavorato maglia alta e catenella una volta nel primo spazio, secondo spazio maglia alta e catenella, terzo spazio maglia alta catenella, nel quarto spazio ho fatto l'aumento, quindi maglia alta catenella, e poi sono ripartita nei 3 spazi successivi maglia alta e catenella, nel quarto spazio aumento, quindi maglia alta catenella, per un totale in questo giro di 30 maglie alte catenella. Nel prossimo giro dovrò continuare a fare gli aumenti, questa volta ogni 4 spazi, quindi per 4 spazi lavoro maglia alta catenella e poi nel quinto spazio faccio l'aumento, quindi di volta in volta aumento sempre 6 maglie. Quindi questa volta ho 30 maglie alta catenella, il prossimo giro avrò 36 maglie alta catenella e così via. Nel giro successivo farò nei 5 spazi maglia alta catenella e nel sesto l'aumento. Per evitare di incolonnare gli aumenti uno sopra l'altro, quindi di lavorare l'aumento sopra l'aumento del giro precedente e così dare una forma esagonale, io voglio avere una forma invece rotonda, cosa faccio? Un giro sì e un giro no, divido a metà la sequenza, quindi in questo giro dovrei lavorare nei prossimi 4 spazi maglia alta catenella, però vado a incolonnare tutti gli aumenti e allora cosa faccio? Divido questi
4 maglia alta a catenella in 2, quindi faccio nello spazio seguente una maglia bassissima per spostarmi, 1 2 3 in sostituzione della prima maglia alta, catenella, prossimo spazio, maglia alta, catenella, quindi ho 2 maglie alte e catenella. Nello spazio seguente lavorerò l'aumento in maniera che così appunto non si incolonnano e non mi dà una forma esagonale. Quindi finirò il giro con maglia alta, catenella, per far sì che ho, vedete, le 2 maglie alte anche negli ultimi 2 spazi. Quindi qui vado a fare l'aumento, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, e poi riprendo contando 4 maglie alte, quindi 1 catenella, 2 catenella, 3 catenella, 4 catenella e aumento, 1 e 2, e poi riparto e faccio così appunto fino alla fine del giro. E chiaramente chiudo il giro sempre nella terza catenella con una maglia bassissima. Nel sesto giro entro nello spazio, faccio una maglia bassissima, 3 catenelle, 1 2 3 a sostituzione della prima maglia alta, una catenella, e quindi vado avanti facendo maglia alta catenella finché non ho 5 maglie alte catenelle, quindi una l'ho già fatta, entro maglia alta catenella, 2, prossimo spazio maglia alta catenella e 3, prossimo spazio maglia alta catenella, 4, maglia alta catenella, 5, e nel sesto spazio l'aumento, quindi 1 e 2, e poi proseguo nei prossimi 5 spazi, maglia alta catenella, nel sesto l'aumento, e vado avanti così per tutto il giro, e poi proseguo nei giri successivi chiaramente aumentando sempre di una maglia alta e catenella nella sezione, nella ripetizione, fino alla grandezza desiderata. Bene, io sono arrivata a 27 centimetri circa di diametro, quindi ho appena eseguito il 17° giro. Adesso inizio a lavorare un giro di tutte maglie alte, però se voi siete come me, quindi arrivate al 17° giro, avete seguito tutti i miei passaggi, va bene così. Se invece voi lo volete fare un po' più grande o un po' più piccolo, dovete contare gli spazi. Io ad esempio al 17° giro ho 108 spazi. Quindi questi spazi devono essere divisibili per 12. 108 infatti è divisibile per 12 e mi dà 9. Vuol dire che io devo lavorare 2 maglie alte in ogni spazio per 8 volte, e nello spazio seguente, nel nono, devo fare l'aumento, quindi devo lavorare 3 maglie alte. Adesso non lavoro più con la catenella di separazione, sono tutte maglie alte una in seguito all'altra. Proprio per questo voi dovete avere il numero di spazi divisibili per 12, se no non riuscite ad aumentare correttamente. Nel caso in cui, nel giro in cui siete, non è divisibile per 12, allora sicuramente nel giro precedente
o nel giro successivo lo saranno. Quindi sta a voi decidere se disfare un giro oppure fare un giro in più per avere appunto il numero di spazi divisibili per 12. Come vi dicevo anche all'inizio del video, io non voglio che gli aumenti mi capitano sopra gli aumenti. Quindi, visto che in questo momento io devo lavorare 8 spazi e nel nono l'aumento, contando diventerebbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e nel nono l'aumento. Ma vedete, questo è già un aumento. Quindi cosa faccio? Come vi ho spiegato prima, divido a metà la prima sezione e anziché lavorare 8 spazi e l'aumento, lavoro 4 spazi e nel quinto l'aumento e poi da lì inizio a contare 8 spazi aumento, 8 spazi aumento, 8 spazi aumento fino alla fine, dove mi ritroverò la fine dei miei spazi, quindi 4 spazi, perché 4 all'inizio più 4 alla fine mi danno appunto gli 8 spazi della sequenza. Quindi, come ho fatto per i giri precedenti, una volta che ho chiuso con una maglia bassissima, vado nel centro del primo spazio e faccio una maglia bassissima per spostarmi. Poi da qua 3 catenelle, 1, 2 e 3 in sostituzione della prima maglia alta e poi faccio un'altra maglia alta all'interno dello spazio. Mi sposto nel secondo spazio, 2 maglie alte. 1, 2, terzo spazio, 2 maglie alte, 1, 2, quarto spazio, 2 maglie alte, 1, 2 e nel quinto l'aumento, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3 e adesso riprendo la sequenza normale di 2 maglie alte negli 8 spazi successivi e nel nono 3 maglie alte. Come vi dicevo prima, finisco con 4 spazi con 2 maglie alte per ogni spazio. Perfetto, finito anche questo giro, iniziamo con l'ultimo giro di bordo. Iniziamo con una catenella per alzarsi e poi 2 maglie basse, quindi 1 e 2. A questo punto faccio 3 catenelle, 1, 2, 3. Getto il filo sull'uncinetto e rientro nella maglia bassa di base, prendendo anche questa gambetta, quindi 1 e 2, anche quest'altra, aspettate che ve la faccio vedere, ecco, quest'altra, quindi entro qui e chiudo facendo una maglia alta, poi ancora 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro nella stessa maglia di base e chiudo con una maglia bassissima e poi ripeto 3 catenelle, 1, 2, 3, getto il filo sull'uncinetto, rientro nella maglia di base e faccio la maglia alta. Ok, poi 1, 2, 3 e vado a chiudere con una maglia bassissima, sempre rientrando nella stessa maglia di base. E ripeto 1, 2, 3, getto il filo sull'uncinetto, entro nella maglia di base e faccio una maglia alta, 1, 2, 3 catenelle, entro nella maglia di base e chiudo con una maglia bassissima ed ecco che abbiamo formato le 3 foglioline del trifoglio. A questo punto vado nelle mie maglie di base e proseguo con 6 maglie basse, quindi 1, 2,
3, 4, 5 e 6. Ecco, questa è la sequenza che andiamo a ripetere per tutto il giro. Chiaramente finirò con non 6 maglie basse, perché ne ho già fatte 2, quindi con 4 maglie basse. Comunque vi faccio rivedere come si fa il trifoglio. Quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, getto il filo sull'uncinetto, entro nella maglia di base e faccio la mia maglia alta, poi 1, 2, 3, chiudo sempre nella stessa maglia di base con una maglia bassissima e ripeto 1, 2, 3, getto il filo sull'uncinetto, entro nella maglia di base e faccio la mia maglia alta, 1, 2, 3, vado a chiudere con una maglia bassissima sempre nella stessa maglia di base, ripeto 1, 2, 3, getto il filo sull'uncinetto, entro nella maglia di base e faccio la mia maglia alta, 1, 2, 3 e vado a chiudere sempre nella stessa maglia con una maglia bassissima. Ho formato le 3 foglioline del trifoglio e adesso vado a fare 6 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e proseguo così per tutto il giro. Ok, lo stavo facendo come vi avevo spiegato con i trifogli a distanza di 6 maglie basse quando qualcuno mi ha detto che praticamente fatti così vicini non sembrano trifogli, non si capisce, e avrebbe preferito averli a distanza così di 12 maglie basse e anche con il trifoglio leggermente più grande. Beh, siccome a me sinceramente piace di più così, però accontento chi invece lo vuole così, con i trifogli un po' più grandi e un po' più distanti, vi volevo far vedere la differenza perché chiaramente adesso vado a disfare questa parte per accontentare la persona e quindi farglielo come vuole lei con i trifogli più distanti. Lì sta a voi vedere se vi piace di più appunto con i trifogli vicini e più piccoli oppure con i trifogli distanti e leggermente più grandi. Comunque adesso appunto disfo e poi vi spiego anche come farli con i trifogli più grandi, anche se in realtà è praticamente la stessa cosa. Quindi se volete fare il bordo con i trifogli leggermente più grandi e più distanti, procedete in questa maniera. Facciamo una catenella per alzarci e poi andiamo a fare 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3. A questo punto facciamo 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. E la differenza dagli altri trifogli è solo questa, che anziché fare una maglia alta andiamo a fare una maglia altissima o maglia alta doppia, non so come la chiamate, io la chiamo maglia altissima, quindi gettiamo 2 volte il filo sull'uncinetto e poi rientriamo come al solito nella barretta laterale e anche in quella di base e così chiudiamo la maglia altissima. Quindi la chiudiamo, aspettate che mi si è incastrato, ok, la chiudiamo e poi facciamo 1, 2, 3 catenelle e andiamo a chiudere sempre nello stesso punto di base con una maglia invece bassissima e ripetiamo 1, 2, 3
catenelle, maglia altissima sempre entrando nella maglia di base, la chiudiamo, poi 1, 2, 3 catenelle e andiamo a chiudere sempre nella stessa maglia con una maglia bassissima. Ancora ripetiamo, 1, 2, 3, maglia altissima nella stessa maglia di base, chiudiamo, poi 1, 2, 3 e chiudiamo il tutto con una maglia bassissima sempre nella stessa maglia di base. A questo punto proseguiamo a lavorare con le maglie basse per 12 volte, quindi 12 maglie basse, 2, 3, 11 e 12, e qui ripartiamo come abbiamo fatto per il trifoglio precedente. 3 catenelle, una maglia altissima nella maglia di base prendendo tutte e due le barrette e così via, insomma, a fare tutti i trifogli fino alla fine del nostro giro. Bene, io l'ho appena finito. Il sottopiatto misura 32 cm di diametro, non ancora bloccato, quindi poi quando lo bagnerò e lo bloccherò misurerà forse 1 centimetro o 2 in più, ed ho utilizzato proprio 50 grammi di Iggy, quindi tutto il gomitolino, e mi ha avanzato veramente un pezzettino grande così. Quindi se lo volete fare appunto con soli 50 grammi, dovete farlo con i trifogli che distano fra di loro 12 maglie, perché se fate il doppio dei trifogli è chiaro che il gomitolino non vi basterà più. Per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!